Ragazzi, buongiorno, benvenuti a questo nuovo episodio che sarà super speciale. Sono qui con Mark, che ho conosciuto da pochissimo, mi farà vedere il suo veicolo e vi posso assicurare che è veramente speciale. Come vedete, questo camion è basato su un telaio MAN, camion da 18 tonnellate. Loro sono inglesi, hanno comprato questo veicolo e l'hanno completamente ricostruito. È del 2002. Ma ci hanno messo quasi 2 anni per costruirlo e adesso vedrete perché. Il MAN è una doppia cabina, può trasportare confortevolmente 5 persone. Do subito uno sguardo a questa cabina enorme. Allora, la cabina di guida ricorda moltissimo quella di Valentino, se non in alcuni particolari che mostrano il fatto che insomma c'ha qualche anno di meno. Il camion quando l'hanno preso aveva 155.000 km. Questo è un portatazza, ma è un po' di più che un portatazza. Vedete? Ci si incastra una tazza che entra dentro questa resistenza e praticamente viene sempre scaldata l'acqua, chiaramente se accendi l'interruttore. A Mark e Kay piace tantissimo il caffè, vogliono sempre avere l'acqua calda a disposizione. È una cabina molto grande e pensate che qua sopra hanno messo un pannello fotovoltaico, alimenta solamente gli apparati che sono alla cabina. Come vi dicevo, il veicolo è veramente molto simile a Valentino, cambio a 8 marce più una marcia cortissima, il riduttore, e abbiamo i blocchi dei differenziali sia centrale che anteriore che posteriore. Ci sono delle prese che hanno degli switch per ogni singola presa. Ogni interruttore tra l'altro ha il suo fusibile frigorifero che può essere utilizzato eventualmente anche come freezer, e qua vediamo un po' degli switch di tutte le luci addizionali, ma sono veramente tantissime. E qua in cabina abbiamo l'aria condizionata. Visto che ho parlato del pannello fotovoltaico, salgo sul tetto. Devo dire che questa scala è veramente comoda. Come sapete, noi non l'abbiamo. Io preferisco non mettere così a proprio agio eventuali persone che vogliono salire sul tetto, però quando c'è è comoda. E questo è il pannello fotovoltaico e loro lo usano solamente per la cabina. Qui sul tetto abbiamo 2 kW di pannelli fotovoltaici. Come vedete poi ci sono anche 2 oblò, i turbovent, e c'è anche un condizionatore centrale oltre che all'antenna Starlink. Ma adesso andiamo a vederlo anche dentro. Questo camion è dotato di 2 winch, uno davanti e uno dietro. Quello davanti praticamente è invisibile. Sono dei winch elettrici, hanno un cavo non metallico, quindi molto sicuro. È molto ben messo, praticamente non si vede qua dentro. Devo anche dire che ormai praticamente tutti i veicoli che stiamo vedendo sono quasi tutti dipinti con vernice Raptor. Come è sempre piaciuta la vernice un po' grezza, noi la facevamo con rullo, adesso Raptor c'è questa vernice che è fatta apposta. La cellula abitativa è costruita in un modo abbastanza speciale. Abbiamo un frame di acciaio che è stato costruito per primo, sul quale poi sono stati applicati questi pannelli isolanti sandwich in fibra di vetro. La parte esterna del pannello è stata applicata appunto all'esterno di questo telaio. Poi internamente è stato applicato un altro strato a chiudere, a sandwich, ma di fatto il telaio interno è effettivamente completamente saldato. Quindi questo rende la struttura molto robusta e certamente molto isolata. Quindi 10 cm di isolante. Adesso Mark ci apre un attimo questi gavoni e ci fa vedere la cucina esterna. Wow! Dovete sapere che a Mark piace molto cucinare, poi vedrete anche all'interno che ha una cucina molto fornita. Questo oggetto è in sé abbastanza pesante, ma dovete sapere che la struttura di questi gavoni è saldata al frame di cui vi parlavo, quindi di fatto è tutto un pezzo, quindi sono gavoni decisamente molto robusti. Mark mi ha aperto questo pannello di controllo di questa, perché questa è una piastra elettrica, non è a gas. Sono veramente molto belli questi switch e vedo anche che abbiamo alcuni dispositivi che riguardano certamente la filtrazione dell'acqua. E qua salta fuori un'altra delle particolarità di questo veicolo. È un sistema abbastanza complesso, cercherò di spiegarlo nel modo più semplice e comprensibile possibile. Qui abbiamo questi 5 filtri in linea che fanno parte del sistema di desalinizzazione dell'acqua, sistema che normalmente è presente sulle barche che devono generare acqua potabile o acqua da utilizzare nel bagno usando l'acqua del mare, quindi togliendogli il sale. Naturalmente qui questo sistema non serve espressamente a questo, ma serve perché la stessa capacità viene utilizzata per purificare acque potenzialmente inquinatissime. Per questo motivo c'è questo desalinizzatore a bordo. Qui ci sono diverse pompe della Sea Flow, che sono delle pompe ad alta pressione. La cosa che volevo farvi notare in modo particolare
sono questi due ingressi. Sono due perché da questo attacco Mark carica acqua potenzialmente inquinatissima, l'acqua del pozzo peggiore che tu abbia mai visto nella tua vita. Praticamente da questo lui filtra tutta l'acqua attraverso questo filtro desalinizzatore e la mette dentro il suo serbatoio delle acque chiare. Un solo serbatoio, un unico serbatoio. Quest'altro attacco invece serve qualora dovesse caricare acqua potenzialmente più buona. Quindi due attacchi da utilizzare a seconda delle specifiche esigenze. Qui sotto abbiamo una lampada UV. Questa lampada serve per uccidere eventuali batteri che entrano attraverso l'acqua filtrata attraverso il desalinizzatore. Perché abbiamo differenti pompe? Una serve per il sistema di desalinizzazione, un'altra pompa serve per il sistema di filtraggio ad osmosi inversa, che poi viene utilizzato dentro per generare acqua potabile. Qui abbiamo una pompa che serve per il riciclo e riutilizzo dell'acqua della doccia, vedremo all'interno, e questa invece è la pompa che serve per la cucina. Probabilmente questo tour durerà un po' più del solito, perché questo veicolo è veramente molto speciale ed ha alcune soluzioni tecniche decisamente interessanti. E qua Mark mi sta facendo vedere un'altra cosa che è un po' un segreto di questo camper. Qui abbiamo delle assi di legno che sono assolutamente indispensabili su veicoli come questi in qualunque situazione. Queste sono delle piastre da sabbia di tipo PSP, come se non bastasse, tra l'altro anche irrobustite, non standard militare. Su veicoli pesanti usare delle piastre d'alluminio non ha molto senso, per il fatto stesso che quando le usi si piegano e quando si piegano non le rimetti più a posto, o si usano piastre più flessibili tipo quelle in Kevlar, pure di ferro. De ferro come queste. Qui ragazzi abbiamo il secondo winch, che è quello che serve attualmente per un uso posteriore. Ragazzi, qua dietro abbiamo una piattaforma che si può abbassare, c'è una ruota di scorta, box per lo stivaggio, lì c'è una pala e ci sono altre piastre da sabbia de ferro. Tutto viene giù grazie all'utilizzo di quel winch della Comap, che in realtà è lo stesso winch che abbiamo noi per sollevare la moto, è proprio lo stesso. Pensate che qua all'esterno avevano anche una motocicletta elettrica che, ahimè, però gli è stata rubata. Era parcheggiata qua fuori, dovete sapere che gli è stata rubata in Italia. Qui abbiamo i blocchi di sicurezza e tutto scorre su queste guide. È una struttura decisamente robusta che è naturalmente avvitata al telaio di acciaio presente all'interno, quindi assolutamente stra-robusta. Da questo lato abbiamo altri box per lo storage. Qui dietro abbiamo anche un generatore. Si vede poco, ma qua dentro c'è il generatore ed è un generatore della Telair chiuso dentro questo box. Sono un po' coperto da queste piante che devo dire ci fanno un po' d'ombra, che non è male. Nella parte finale della cellula si vede poco perché è protetto, tutto chiuso all'interno. C'è un serbatoio del diesel, il secondo serbatoio. In totale hanno circa 1000 litri di diesel. Cosa molto particolare di questo veicolo è che ha dei serbatoi fatti apposta. Sono delle box isolate che sono anche riscaldate attraverso delle resistenze elettriche. Il serbatoio è attaccato alla cellula, non è attaccato al telaio del camion, quindi si muove tutto insieme, vedete che è tutto un pezzo. E praticamente il fatto che sia così isolato lo rende certamente adatto a climi dove le temperature si possono abbassare tantissimo e noi ne sappiamo qualcosa. Da quest'altro lato vediamo appunto il serbatoio del diesel principale, che è da circa 500 litri ed è costruito proprio nello stesso modo del secondario. Quindi abbiamo una box completamente isolata, attaccata alla struttura della cellula abitativa, che lo rende adatto certamente a climi difficili. Qui in questo momento posso vedere dello spazio che mi dà accesso anche a vedere un po' come è fatto il telaio, perché tutta questa struttura serve per la scala e adesso la vedremo. La cellula abitativa è fissata al telaio attraverso un controtelaio appunto fisso e molle. Vedete, queste sono le molle che consentono un certo grado di movimento alla cellula abitativa in modo tale da non creare tensioni sul telaio, che viceversa, soggetto alla presenza di una box così rigida, flettendo, perché i telai dei camion flettono, se non ci fosse un fissaggio adeguato il telaio si potrebbe rompere.
abbiamo questa magnifica scala che gli hanno chiesto in diversi dove si può comprare, ma questa cosa non si può comprare, l'ha progettata Mark e ci sono voluti diversi mesi di lavoro per farla funzionare come si deve, completamente automatizzata, che come vedete si apre sul fianco. Si apre sul fianco e non davanti per diversi motivi. Prima di tutto è la sicurezza, in modo tale che si abbia a fianco la parete e ci si possa in qualche modo sorreggere, che per questione di spazio, perché una scala come questa, se dovesse aprire in questo senso, con tutta probabilità non si potrebbe aprire sempre, noi ne sappiamo qualcosa a riguardo, e quindi per questo l'apertura laterale facilita molto. Abbiamo tutto il sistema di automazione che rende possibile la chiusura eventuale della scala da dentro, cosa molto importante. Stabile e mi dà una sensazione di sicurezza. Entriamo in casa di Mark & Kay, apprezzo subito la fattura e le dimensioni della porta, ragazzi, 10 cm di isolamento, noi abbiamo 6 per farvi capire. La porta e le finestre sono prodotte da un'azienda inglese che produce cellule complete ma anche parti singole, tipo le porte e le finestre, come in questo caso. Le finestre, come vedete, sono molto particolari, è tutto brandizzato anche con la bandiera inglese. 10 cm di spessore di parete non sono propriamente standard, sono per veicoli che hanno esigenze molto particolari. Da nerd devo notare un po' la fattura di questa porta, che è fatta apposta per essere regolata su diversi spessori. C'è una specie di tappo e potevi utilizzarla anche a 6 cm, e naturalmente questo anche per il battente. Usiamo la zanzariera, apriamo, magnetica, ed entriamo in casa. Se pensate che per ora abbiamo visto delle cose particolari, non avete visto niente. Adesso inizia il bello. Allora, ho detto che gli piace molto il caffè. E come fanno l'acqua calda? Voi potreste pensare, beh, basta che metti la pressa a induzione, rapida, di qua di là. No, non è sufficientemente rapida. Lui cosa fa? Preme un pulsante sul rubinetto, aspetta qualche secondo e sbam, esce fuori acqua bollente. Io vedo il fumo, non so se voi lo vedete, vi posso assicurare che è acqua bollente, cioè è il miracolo. E mentre Mark finisce di preparare il caffè, vi mostro al volo questo spettacolo di dinette. Noi abbiamo utilizzato ieri sera perché Mark, appena siamo arrivati, Mark & Kay ci hanno voluto invitare a cena. Siamo arrivati un po' più tardi del solito, ci hanno invitato a cena, siamo stati qua, ci hanno fatto vedere come è comoda effettivamente questa dinette. Il tavolo naturalmente si abbassa e può, utilizzando i cuscini laterali, diventare un altro letto matrimoniale. Questo tavolo è di quarzo pressato, è un materiale creato dall'uomo con quarzo naturale e pesa come se fosse di marmo. E dello stesso materiale naturalmente è fatto anche il piano della cucina. Cellula abitativa è lunga circa 5,5 metri, per darvi un riferimento circa mezzo metro più corta di Valentino. Come probabilmente potrete notare, ti dà la sensazione che sia più larga. E effettivamente lo è. Questa cellula è larga 2,55 metri. Mark & Kay sono inglesi, hanno iniziato il loro viaggio circa 5 mesi fa, dopo aver terminato la costruzione di questo veicolo, che è stato progettato completamente da Mark, è stato costruito su sue specifiche da dei professionisti, ma l'ha progettato completamente lui. Sono partiti e hanno viaggiato principalmente in Europa e un po' dell'est Europa. Dopodiché però, essendo inglesi, hanno dovuto fare un po' di fretta perché avevano solo 3 mesi per stare in Europa e quindi poi sono venuti qui. C'è molto spazio all'interno di questa cellula abitativa perché il letto praticamente si abbassa, viene posizionato qui e quindi normalmente di giorno è come se non ci fosse. Una soluzione per chi vuole veramente molto spazio abitativo durante la giornata. Tuttavia, abbassando il letto a una certa altezza si può comunque utilizzare il letto e magari l'altra persona può continuare a utilizzare la dinette. La sensazione di grande spazio all'interno di questa cellula abitativa è data anche dal fatto che è alta 2,30 metri, però anche loro hanno deciso di vivere su questo veicolo, hanno venduto tutto quello che avevano in Inghilterra per vivere full time in questo veicolo e quindi volevano degli spazi che fossero confortevoli. Ok, qua vediamo il pannello di controllo dell'impianto elettrico. Questo è un pannello della Victron, è un pannello remotizzato, dà le informazioni sullo stato di carica attuale della batteria. Qui vediamo parte di quello che è la dotazione della cucina di Mark. Come ho detto, gli piace tantissimo cucinare. Una delle cose che mi dispiace molto è che voi non potete sentire i profumi, ma si sente un profumo di spezie marocchine, veramente buonissimo. Qui abbiamo la colonna frigo, questo frigo è veramente importante, freezer, e l'ultimo cassetto è un altro freezer. Sono 2 freezer separati.
Qui guardiamo questo bel pannello di controllo, pulsanti diversi per quanto riguarda il riscaldamento interno. Il riscaldamento viene effettuato mediante acqua calda che viene generata da una caldaia Webasto. Abbiamo la possibilità di riscaldare anche un heater exchanger che ha una ventola. In questo heater exchanger passa l'acqua calda scaldata dal Webasto e la ventola spara fuori aria calda. Abbiamo la possibilità poi di riscaldare il pavimento. Qua sotto circolano dei tubi dove passa dell'acqua calda, qua scaldata sempre da questo Webasto che riscalda appunto anche l'ambiente partendo dal pavimento. E infine attraverso un altro scambiatore di calore possiamo decidere di scaldare il motore. Come abbiamo detto, la cabina di guida è completamente separata e per riscaldarla a un veicolo fermo, dato che è molto separata dalla cellula abitativa, hanno anche un Webasto che non serve per scaldare il motore. Quello per scaldare il motore abbiamo visto qui, serve solo per riscaldare l'ambiente. Qui abbiamo un televisore, può scorrere e viene qua in mezzo. Qui dietro vediamo una particolarità. Questo televisore ha un attacco One Connect, ovvero c'ha solo questo cavo, poi ha una box che è messa qua dietro dove ci si connette l'alimentazione e anche le eventuali HDMI che ci sono a disposizione. Questi sono tutti armadi che contengono solamente storage, ripostiglio. Qui abbiamo anche la stampante, abbiamo materiale d'ufficio, insomma, e non solo. Che da questa parte abbiamo tutto storage. Vedete, ci sono un sacco di cassetti, il corridoio è decisamente largo, d'altronde ricordiamoci che questo veicolo è largo 2,55 m. Abbiamo veramente un bel corridoio che mi porta direttamente al bagno. Il bagno intanto è separato da una porta scorrevole che è veramente spessa. Qui abbiamo su un gradino, perché qua sotto c'è un serbatoio che adesso vi spiego. Entro dentro il bagno e mi ritrovo davanti a una vasca della doccia 90x90 di ceramica. È ceramica. Abbiamo anche un sistema della gestione dell'acqua della doccia che è decisamente speciale. Come vi ho detto, la gestione dell'acqua di questo veicolo è veramente molto particolare. Hanno optato per un sistema di gestione dell'acqua della doccia a ricircolo. Che significa? Cioè ricircola sempre la stessa, con alcuni dettagli. Questo è il metodo semplificato per spiegarla. Adesso ve lo spiego bene. Per spiegarvi questo sistema torno un attimo qui, dove vedo che ci sono i livelli dei serbatoi dell'acqua. Lasciate perdere il nome perché il sistema di Victron non ti permette di cambiarlo a tuo piacimento. Qui abbiamo questi 200 litri d'acqua che sono di fatto l'acqua di ricircolo della doccia, l'acqua che viene sempre utilizzata per fare la doccia. Non utilizzano l'acqua diretta del serbatoio delle acque chiare che sta qua sotto per fare la doccia. Naturalmente quest'acqua di ricircolo, per essere utilizzata, deve essere filtrata. Questo è il sistema di filtraggio dell'acqua della doccia. Che succede? Io vado a fare la doccia, apro il rubinetto, utilizzo la pompa che abbiamo visto fuori per pompare l'acqua del serbatoio della doccia attraverso questi filtri e dopodiché alla doccia vera e propria. Lo scarico, che è proprio qui, ributta l'acqua qua sotto nel serbatoio dell'acqua della doccia. Tuttavia questo sistema può avere diversi problemi, soprattutto per quanto riguarda i saponi, che facilitano la crescita dei batteri all'interno di questo filtro, ma non solo, li ostruiscono abbastanza rapidamente. Per questo il sistema è un po' più complesso. Qui abbiamo un pulsante, questo che vedete colorato di verde. Quando ci si fa la doccia con questo sistema specifico di ricircolo, si può decidere se deviare l'acqua di scarico nel serbatoio delle acque grigie standard, quello centralizzato, oppure in quello di ricircolo della doccia che sta qua sotto. E questo lo fanno quando ad esempio si insaponano, in modo tale da non far andare l'acqua agglomerata di sapone all'interno del sistema di ricircolo. Serve per prolungare la vita di questo sistema. A questo punto, dato che il serbatoio dell'acqua di ricircolo tende a svuotarsi, in qualche modo va riempito, e comunque questo sistema di ricircolo prevede il fatto che quest'acqua non è che può essere utilizzata per sempre. Fanno un paio di docce e in generale l'acqua poi viene cambiata tutta. Come viene riempito quel serbatoio quando si svuota? Perché appunto quando ci si insapona si butta nel serbatoio delle grigie, quando invece ci si sciacqua normalmente si butta nel ricircolo, si usa l'acqua di ricircolo. Il serbatoio viene riempito o attraverso una pompa che preleva l'acqua dal serbatoio delle acque chiare e la manda all'interno del serbatoio dell'acqua di ricircolo della doccia, oppure viene utilizzato il sistema di filtraggio stesso. Loro a bordo per l'acqua potabile
hanno un sistema reverse osmosis. Questo sistema ha quella che viene chiamata acqua concentrata che generalmente viene buttata via. Loro cosa fanno? Quando generano l'acqua la buttano all'interno del serbatoio della doccia e questo fa sì che quel serbatoio sia sempre costantemente pieno di acqua, comunque sempre rinfrescata e in parte anche sempre riciclata. Abbiamo qui nel bagno anche la toilette e la lavatrice. Questa l'abbiamo già vista montata in altri camper. Questa arriva dalla Corea del Sud, non utilizza acqua calda, ha un sistema di sanitizzazione interno. Sia la lavatrice che il WC utilizzano il sistema di ricircolo dell'acqua, ovvero utilizzano i 200 litri di serbatoio dedicato al ricircolo. Mi rendo conto che può apparire un sistema abbastanza complesso, se fatto bene tecnicamente lo è, non è assolutamente semplice. Praticamente loro per usare questo sistema devono controllare abbastanza questo pannello. Vedete, abbiamo il 50% del serbatoio dell'acqua di ricircolo. Se ad esempio usano la lavatrice che ne usa circa 50, con tutta probabilità dopodiché per fare la doccia, per stare tranquilli, dovranno pompare dell'acqua chiara all'interno del serbatoio di ricircolo. Uno dei principali problemi nella gestione di questo tipo di sistema è l'interconnessione eventuale che può avvenire tra il sistema di acqua pulita e il sistema di acqua di ricircolo, ed è abbastanza complesso. Come viene generata l'acqua calda? In genere o si ha un webasto separato, perché non si può usare l'altro, viceversa l'acqua buona potrebbe essere inquinata dall'acqua di ricircolo, quindi o ne hai uno dedicato oppure si utilizzano degli scambiatori di calore dedicati. Qui ci sono gli scambiatori di calore. Quando viene aperta l'acqua della doccia, praticamente l'acqua viene pompata dal serbatoio direttamente allo scambiatore di calore, che quindi con il webasto acceso riscalda attraverso il ricircolo l'acqua senza metterla in contatto con l'acqua pulita. Attraverso questo mixer che sta qua dietro riescono ad avere con il sistema di acqua in ricircolo sia l'acqua fredda che l'acqua calda. L'ho detto, è complesso, non può essere altrimenti se il sistema è fatto bene, viceversa potrebbe essere non poi una cosa così sana da utilizzare. Parlando di energia elettrica, abbiamo detto che 2 kW di pannelli fotovoltaici e qua dentro abbiamo 500 ampere a 24 volt di batterie al litio che sono sempre della Victron. Tutto il cabinet tecnico è qua dietro l'armadio dove ci sono tutti i vestiti. Non glielo faccio tirare fuori tutto per farmelo vedere, però è tutto quanto qua dietro e hanno un sistema di ventilazione che spinge l'aria calda fuori sul tetto. C'è una specie di camino che tira fuori l'aria calda sul tetto. Ma come viene generata l'acqua calda del rubinetto? Qua sotto abbiamo un riscaldatore che mantiene sempre l'acqua calda a 90 gradi. Questo riscaldatore è collegato al rubinetto e quindi premendo il pulsante può decidere di utilizzare l'acqua calda. Questo rubinetto è abbastanza complesso anche lui. Al di là del pulsante per attivare l'uscita dell'acqua calda bollente, abbiamo questa leva che controlla acqua calda e acqua fredda normale, ma non solo, anche l'acqua potabile che arriva dal filtraggio ad osmosi inversa. La luminosità della dinette certamente è anche agevolata da queste due finestre enormi che, come vedete, si aprono completamente, creando, al di là di un passaggio d'aria veramente molto interessante e utile, anche una bella luminosità. È certamente piacevole passare del tempo in dinette con tutto aperto in questa maniera. Questa è veramente una cosa molto molto piacevole. Devo dire che questo sistema è anche una buona soluzione perché comunque rimane decisamente isolato e consente comunque di avere la luminosità quando serve. Quando invece fa molto freddo, tenendo chiuso, utilizzando solo la finestra più piccola che comunque c'è, hai un problema di scambio termico inferiore. In veicoli come questo va anche valutata questa cosa. La nostra scelta non è stata ad esempio di fare questa roba, ma di mettere meno finestre. Naturalmente c'è l'aria condizionata anche qua e anche questo eventualmente può riscaldare. Qui abbiamo invece la biblioteca, dove non mancano le guide, l'online di tutto il mondo. Loro vogliono fare il giro del mondo e quindi sono pronti anche con tutti i libri. Naturalmente qua sotto la cucina abbiamo anche il forno con il forno a microonde, la piastra a induzione, il lavandino, un piano grandissimo, spettacolare. Quindi non posso che ringraziare Mark. Thank you very much to welcome us inside your house. It's really special, really nice project. Probably you start some new business in the industry. Who knows? Thank you, Mark. See you on the road.
Bene, questo era il veicolo Leopard di Mark e Kay. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, ci tenevo a farlo perché è un veicolo veramente particolare, loro sono simpaticissimi. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.